Ciao a tutti, eccoci qua che proviamo il Poco M3 e visto che non riesco più a fare i miei classici video test perché adesso siamo in zona rossa, quindi l'unico modo è quello di registrare sempre il mio solito, tra virgolette, giardino, le solite piante, sempre le stesse cose. E allora mi è venuta un'idea nel creare una piccola clip con tutti i miei microfoni che utilizzo, così per farvi sentire un po' le varie differenze tra un microfono e l'altro. Adesso stiamo utilizzando il microfono del Poco M3, poi adesso andiamo ad ascoltare tutti i vari microfoni che ho, perché qui ne ho due, uno buono e l'altro molto molto più economico. Adesso ve li faccio vedere. Ecco, più o meno settato tutto. Questo qui alla fine è un semplice video un po' per farvi sentire la differenza audio tra un microfono, come vi dicevo prima, di qualità e uno economico. E così andiamo anche a vedere le qualità di queste fotocamere del Poco M3. Qualità che è così, dai. È un telefono, comunque ve lo ricordo, a 129 euro, quindi non si può pretendere chissà che cosa. Adesso sto registrando con la camera frontale, entrambe le camere registrano in Full HD a 30 fps e c'è un minimo di stabilizzazione. Allora, qui ho con me il Rode, il microfono, questo qua, il Lavalier, penso si pronunci così, il Smart Low Plus, che adesso è aumentato di parecchio il prezzo e costa tantissimo, 65 euro mi sembra circa, e questo qui l'avevo pagato sui 44 euro 2 anni fa, se non 2 anni fa mi sembra, questo qui. E in dotazione non c'è praticamente nulla, c'è comunque il cavo per collegarlo direttamente al telefono ed è quello che in teoria state sentendo. Qua sotto in sovraimpressione metterò quale microfono vado ad utilizzare. Poi sì, giusto, trovate questa custodietta qua e il microfono senza adattatore lo potete collegare solo al telefono, non alla telecamera. Poi l'altro che sentite sempre qua è della Zicker Chip, non trovo adesso la confezione, non mi ricordo sinceramente dove l'ho messa. Ci sono anche gli adattatori di questo microfono e costa 10-11 euro, a differenza dei 60 di adesso di questo Rode. Così valutate anche voi la differenza, se vale la pena spendere 10 euro per un microfono o vale la pena spendere 60, non il doppio, ma tanto tanto di più. Qua abbiamo il Nikama che io ne ho provati altri, però a parte il Rode, come questo tipo di microfono qui non c'è paragone, ecco. Diciamo che tutti quelli economici sono più o meno uguali, sempre microfono direzionale Nikama SG-M6, non so neanche se è disponibile, me l'aveva mandato più o meno un annetto fa. Si nota anche la costruzione, come anche di questi qui piccolini, molto molto più economica. Soprattutto anche la spugnetta a volte fa fatica a ricoprire tutto il microfono, quindi se arriva un po' di vento si sentirà, e soprattutto non c'è il gatto morto che vedete qua, che è molto molto più efficiente in caso di vento. Se arriva del vento, in questo caso qui frontalmente, si sentirà comunque. Questo qui di microfono 25 euro, mi sembra, 25-23 euro, il Nikama. Poi c'è il Rode, il Boss, se non il più utilizzato dagli youtuber, il Rode Video Micro, eccolo qui, che in dotazione c'è solamente il cavo, sempre jack da 3,5 mm, ma va collegato solamente alle fotocamere. È quello con 2 bande. Invece se lo volete collegare allo smartphone dovete acquistare un adattatore a parte. Io ci avevo fatto anche un video, se non ricordo male. Questo adattatore qua ha 3 bande, potete collegarlo anche allo smartphone, semplicissimo, un cavo semplicissimo, pagato 7 euro 2 anni fa e ora ne costa 12, che sono andato a vedere prima di iniziare il video. E l'unica cosa, dopo 3 anni di utilizzo, questo Rode, la spugnetta, se adesso riesco a farvela vedere, dopo vi faccio vedere anche tutti gli smartphone collegati, anche questo molto direzionale, quindi lo dovete posizionare nella direzione dove parlate, ecco. Guardate, se arriva un po' di vento
purtroppo si sfila, ci ha mollato un po' l'elastico qua dietro, e quindi quando lo utilizzo fuori all'esterno ci metto sempre un elastico per tenerlo stretto qua, perché altrimenti se viene uno sbruffo di vento esce, che è di una facilità estrema. E basta, questi qui sono un po' i microfoni che utilizzo solitamente, ma di solito uso il Rode in tutti i miei video, a parte quando sono all'esterno che uso il videomicro, questo qui con il gatto morto. Insomma, penso di aver fatto vedere più o meno tutto. Qui avete visto anzi, facciamo una cosa, cambio con la fotocamera posteriore, adesso troppo anteriore. Eccoci qua, questa è la camera posteriore. E questo Poco è dotato di 3 fotocamere, la principale da 48 megapixel e poi c'è la macro da 2 megapixel e quella per l'effetto profondità di 2 megapixel. Diciamo, fotocamera secondo me utilizzata solo una, quella da 48 megapixel. Allora vi volevo far vedere che attaccato al Rode ho il Duji S58 Pro, che ho pubblicato, l'ultima recensione pubblicata dell'anno scorso. E infatti, come avete visto, sto utilizzando l'adattatore perché non è dotato di attacco jack, dovete utilizzare l'adattatore. Nel Nikama abbiamo il Realme 7 5G che avevo recensito su Notebook Italia, che va ancora benone, soprattutto per il Black Friday l'abbiamo visto scontato parecchio. Poi vi faccio vedere, perché ce li ho in tasca. Sempre recensito su Notebook Italia, il Pixel 4a, figata pazzesca. Ritornare con Google Stock mi fa sempre ricordare i bei vecchi tempi con i vari Nexus. Se voi non lo sapete, ho sempre utilizzato, dopo iPhone sono passato direttamente ai Nexus e ho utilizzato Nexus 4, Nexus 5 preso al day one direttamente su Google Store. Era proprio matto di questi telefoni, l'avevo pagato 330 euro mi sembra all'uscita, ed era un top di gamma perché aveva lo Snapdragon 801 o era 810, non mi ricordo più, era il top di gamma dell'epoca. Poi ho preso anche il Nexus 7 come tablet, avevo tutto l'ecosistema Google, quindi tutto ecosistema Apple, sono passato a tutto ecosistema Google e poi ho variato un po', soprattutto sono rimasto tanto Samsung, sono ancora affezionato a Samsung, ma ora ho tutto Xiaomi, oppure in questo caso Poco. E qui invece sto registrando con il Rode tramite il mio Poco F2 Pro, che questo qui è il telefono principale, ma sinceramente è da tanto che non lo utilizzo perché ho veramente tanti smartphone da provare ultimamente. E mi dovrebbe arrivare anche il nuovo Duji S59 Pro, che è il modello dopo di questo qui, che dovrebbe avere una figata, la fotocamera ad infrarossi che si riesce a vedere al buio e dovrebbe essere una vera figata. Insomma, questo qui è tutto. Ho tutti i telefoni collegati che mi stanno registrando, mi sento quasi osservato e ho voluto fare il video fuori, uno perché si vede già meglio che in casa da me, e 2 perché ci sono i vari rumori delle automobili e quant'altro, così si valuta anche la riduzione del rumore di questi microfoni e quanto migliore rispetto ad un microfono tradizionale di uno smartphone come una fotocamera. Dai, adesso facciamo qualche giretto qua intorno. Questi 2 microfoni li lasciamo qua perché non so dove mettermeli, e così vi faccio vedere anche la qualità video della macro, che è l'unica camera che ancora non vi ho fatto vedere. Peccato non poter fare il cambio cam intanto che uno registra, ma volevo solo farvi vedere quanto riesce ad arrivare vicino, sempre i canonici 4 cm più o meno. E questo qui è sempre la solita piantina che vi faccio vedere nelle foto nei miei test macro. Dai, non funziona così male, vediamo se sto fermo. Dai, non è male. Andiamo a macrare, nuovo termine coniato ora. Un'altra piantina. Io appena prendo un telefono faccio sempre così, mi piace un sacco perché l'occhio umano non riesce a vedere così tanto da vicino. Figata. E intanto, sempre camera posteriore, vi faccio vedere un po' la stabilizzazione e così c'è anche un po' di cambio luce, così mi dite come si vede.
Sì, non dovrebbe avere chissà che stabilizzazione. Intanto sento i campanelli là dietro, mi sono spostato giusto. E poi torniamo indietro. Torniamo indietro, che volevo dirvi della batteria. Spettacolare. Questo Poco è dotato di una batteria da 3000 mAh ed è a dir poco, ma che cavolo sto dicendo? Questo Poco è dotato di una batteria da 6000 mAh ed è un telefono instancabile, dura una vita. Ovvio che ha uno Snapdragon 632, non mi ricordo più, ho un vuoto di memoria e quindi ha un consumo molto minore. Niente, ho sbagliato, Snapdragon 662 e niente, la mia memoria in questi giorni di festività sbaglia un pochino. Fotocamera anteriore che ho visto che ritaglia parecchio l'immagine rispetto a quella posteriore e anche la qualità video, come starete vedendo anche voi, è leggermente peggiore rispetto alla posteriore, però per quanto riguarda il telefono in sé è veramente buono. Come vi dicevo, la batteria, mamma mia, 6000 mAh dovrebbe essere uno standard per questi telefoni e poi dopo vi racconterò bene nella recensione completa che in teoria dovreste vedere direttamente la prossima settimana, sempre nel classico giovedì alle 18. Dai, spero che vi sia piaciuto questo video, anzi, più che altro spero che vi sia stato utile, tanto per farvi un'idea dei miei microfoni, perché solitamente, anzi proprio per tutti, i microfoni, anzi la qualità audio nei video è sempre un grandissimo problema e non è facile risolverli perché i microfoni esterni sono ingombranti, ok, è molto più comodo registrare direttamente dal telefono, però dopo quando si va a montare il video e si sente la qualità audio scarsa si smadonna un pochino. Va bene, vi rimando alla recensione completa del Poco M3, vi ho fatto vedere un po' brevemente la qualità video senza effettuare chissà che riprese e ci vediamo nella recensione completa. Un salutone e alla prossima su YouWinBlog. Tranquilli, la qualità del Rode Video Micro è questa qui. Niente, ho registrato l'audio di questo microfono direttamente dal Doogee e guarda, me lo aspettavo. Quando ho scaricato il file ho detto cavolo, sei piccolo, in 3GP registra e non lo sapevo. Adesso sto registrando direttamente dal Poco in condizioni scarsissime di luminosità e il telecomando collegato direttamente al telefono. Che pazienza!